Ma tu sei portato a fare braccio di ferro? Riesci a battere i tuoi amici quando state a un tavolino? O sin dai tempi scolastici riuscivi a battere i compagni di classe? Se no, è inutile che inizi a fare braccio di ferro, a fare le gare. Questo è uno sport in cui ci si deve essere portati. Ragazzi, bentornati sul canale Hard Wrestling Motivation. La frase che ho appena detto viene detta molto spesso a chi appena inizia. Vorrei smentirla, siccome il braccio di ferro è uno sport di contatto, racchiude in sé fondamentalmente la forza e la tecnica. Oggi parleremo della forza di chi inizia, di come svilupparla e progredirla, siccome molte persone iniziano a fare le gare, le loro primissime gare esordienti, categorie beginners, e ci restano per davvero tanti anni, restano bloccati lì a vita, poi passando magari a fare categorie master. E non parlo delle persone che lo fanno per scelta, che fanno magari il braccio di ferro per hobby, non puntano a vincere, non si allenano, fanno giusto un pochino di tavolo e non puntano ai primi posti del podio. Ma ci sono atleti bloccati nelle categorie esordienti che non riescono a progredire a dovere. La motivazione principale di ciò è perché non fanno le basi, perché non fanno gli esercizi fondamentali, gli esercizi multiarticolari come squat, panca e stacco. Poi ci sono esercizi semi-base che sono importantissimi, quindi trazioni, dips, panca inclinata, rematori con i bilancieri, anche carp con i bilancieri ed altri esercizi che ci permettono di allenare la forza di base, la forza che è fondamentale soprattutto per un esordiente, soprattutto per una persona che appena inizia a fare braccio di ferro. Insomma, inizialmente io consiglio sempre a tutti di fare un 70-80% di basi quando una persona non ha una base pesistica, in modo da allenare come prima cosa la tecnica e dopo quel minimo di specifica. La seconda motivazione è la scorretta esecuzione degli esercizi specifici. Per esempio, negli sport in cui si va a sollevare il peso ci sono varie regole per andare a conteggiare un'alzata. Nel braccio di ferro noi ci alleniamo fondamentalmente con il peso in modo specifico, però queste regole non ce le impone nessuno a meno che non abbiamo un allenatore, ed il modo più efficace per migliorare in modo specifico è la corretta esecuzione degli esercizi. Quindi prima viene la tecnica e poi viene il peso. Per questo in questo video stiamo appunto parlando prima della forza e dopo della tecnica, che è una cosa un pochino più complessa. Vorrei citare anche l'argomento di genetica, che sicuramente è legato al tema di oggi ed interessa a molti. Con genetica nel braccio di ferro cos'è che intendiamo fondamentalmente? La lunghezza dei vari arti, come per esempio l'avambraccio, come per esempio le dita, la grandezza della mano, eccetera. In secondo piano abbiamo gli attacchi dei vari tendini, dove sono collocati, eccetera, ma è una cosa che non sappiamo nemmeno, a meno che non andiamo a fare una risonanza magnetica ed andiamo a studiare, insomma, bene questo argomento. È una cosa così importante e non è una cosa che possiamo cambiare. Ed ovviamente ci sono degli atleti che sono davvero dei fenomeni, come la grande leggenda vivente di John Bresenk. Vorrei condividervi l'opinione dei professionisti est-europei di quando è meglio iniziare a fare braccio di ferro, in che situazione è meglio iniziare. Intanto sicuramente i bambini, quindi dall'età di 6 anni in poi, e le persone adulte che non hanno praticato nessuno sport prima, quindi che partono sicuramente svantaggiati con praticamente chiunque che ha praticato, ma che mettono forza facendo proprio braccio di ferro, quindi sono meno soggetti agli infortuni rispetto per esempio ad una persona che viene da uno sport pesante, in cui si è condizionato abbastanza per avere anche della forza sul tavolo, che però può portare a qualche facile infiammazione ed ad avere infortuni. Per concludere vorrei invitarvi a seguirmi su Instagram. Ho intenzione di fare delle dirette dei miei allenamenti specifici di forza che andrò a fare per prepararmi al campionato europeo. Iscrivetevi se vi interessa andare a vedere come andrò a fare gli esercizi, come ho composto la mia scheda. Ragazzi, vi dico anche una frase motivazionale. Il giorno d'oggi molte persone passano la loro vita incontente di tutto,
ma senza fare niente per cambiare. Se non ti piace la tua vita, se non ti piace com'è il mondo, cambialo, lavora sodo per cambiare le cose. E senza che mi dilungo, se non ti piace quanto sei abile al tavolo, devi lavorare per diventare migliore ogni giorno. Il video finisce qui, lasciate un like o un dislike se il video vi è piaciuto o no, un commento e ci vediamo al prossimo video, ragazzi.